Benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial super caldo, andremo a creare una sfera di lava che si illumina. Vi mostro il mio metodo di lavoro, quindi quali sono i vari passaggi e come utilizzo le luci per ottenere questo tipo di risultato. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere e attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial. Iniziamo. Vado a creare un nuovo progetto. Ok, abbiamo una nostra sfera iniziale. Vado come prima cosa a dargli un po' di texture tramite lo strumento pennello. Seleziono una texture che renda un po' irregolare la superficie. Diminuiamo, mettiamo al 10% l'intensità, suddivido ulteriormente la mia massa, la rendo ancora più densa e poi inizio ad applicare un po' di texture. Ok, quando ho una sfera con una prima texture me ne faccio una copia, ma una non la utilizziamo per il momento, quindi la oscuro e vado a lavorare su questa. Aggiungo altri dettagli, quindi tramite la mia funzione, il mio strumento punto, seleziono un pennello con una texture per creare delle imperfezioni sulla mia roccia, aumento il pennello, intensità mettiamo 3%, disattiviamo la simmetria, puntiamo e trascinando, come potete vedere, aggiungiamo la nostra texture. Vado a farlo su tutti i lati della mia sfera, non c'è bisogno di essere super precisi. Quando ho ottenuto un risultato soddisfacente vado a dare una prima colorazione, seleziono un colore scuro, seleziono un nero, deve un po' riflettere la luce, quindi va bene un po' di disturbo, e poi lo dipingi tutto. Aggiungo altre tonalità a pennello, quindi mi sposto su un grigio scuro, magari aggiungo anche un po' di metallicità leggermente e tramite un pennello con un raggio ampio e un'intensità bassa vado ad aggiungere anche un po' di questo colore. Ok, una volta che sono soddisfatto andrò a selezionare la mia maschera. Intanto seleziono il pennello che mi serve per fare il mio effetto, quindi per creare le mie crepe luminose, luminescenti. Seleziono il pennello, mi sposto sulla sezione tratto, guardate più o meno quali sono le mie impostazioni per riuscire ad ottenere un risultato simile. Cattura intensità dinamica, questo mi aiuta a selezionare una maschera e, come potete vedere, trascinando aumentare l'intensità della mia maschera. Posiziono quindi sulla mia sfera la mia maschera con il pennello desiderato. Adesso io ovviamente lo faccio in maniera veloce per farvi vedere, ma si possono ottenere dei risultati molto credibili mettendoci qualche minuto in più. Dopodiché mi sposto sulla funzione maschera, aumento la nitidezza in modo tale che sia bella nitida per fare il taglio e dopodiché vado a fare dividi
Ovviamente azione di chiusura nessuna, azione di chiusura nessuna. Seleziono quindi dividi e adesso avrò quindi le mie due parti. Vado a selezionare le mie crepe e ne cambiamo la colorazione. Mi sposto su una tonalità, anzi seleziono già una sfera rossa e do dipingi tutto. Mi sposto poi su materiale e aggiungo additivo. Aggiungiamo sempre non illuminato e poi aumentiamo l'opacità. Dopodiché vado a spostarmi sulla funzione post processing, l'attivo, e come potete vedere tramite la profondità di campo riesco a ottenere una sfocatura nelle parti più marginali, quindi creare una luminescenza che ricorda l'effetto del calore. Il bagliore diffuso che illumina maggiormente la superficie dei miei tagli. Andate a ricopiare come sono impostate le mie funzioni in modo tale da ottenere un risultato simile. Utilizzerò una mappatura dei toni selezionando ACES. Questa ci permette di aumentare contrasto, esposizione e saturazione. Poi abbiamo la gradazione colore che può essere utile per ottenere un risultato migliore sulle tonalità dei colori che andiamo ad utilizzare. E poi ho aggiunto anche dell'aberrazione cromatica lievemente 0,05. Dopodiché, per risaltare meglio la roccia, andiamo ad aggiungere delle luci. Quindi selezioniamo una luce spot, allarghiamo l'angolo del nostro raggio di luce e la andiamo a posizionare. Aumentiamo un po' l'intensità. Ok, ne vado anche a fare un clone e questo clone me lo vado a posizionare da un'altra prospettiva, così da avere un po' più di tridimensione sull'esposizione della luce. In pochi passaggi abbiamo ottenuto quindi una sfera di roccia illuminata in stile lava. Vado poi come ultima cosa a riprendere la mia sfera iniziale, quella clonata. Vado a dargli una colorazione, seleziono sempre un rosso, do il dipingi tutto, mi sposto sul materiale, additivo, sempre illuminato, e poi vado a ridimensionarla, a renderla un po' più piccola, quindi a creare un nucleo. Come potete vedere, se andiamo a zoomare, abbiamo creato una sfera di luce sulle stesse tonalità di colore che darà l'idea di avere un nucleo caldo. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial. Ciao!